passato 15, 20, anche 25 giorni dove io mi ricordo, andavo in macchina, il pensiero era arrivo dall'altra parte o c'ho un platano, boh, baci addosso. Io vedevi la macchina che arrivava dall'altra parte, gira a sinistra, fai un frontale, chiudiamola qui. Grazie Ale intanto per essere qua. Noi di solito iniziamo parlando di chi sei, di cosa fai, quindi ti chiedo appunto cosa stai facendo in questo momento, cosa stai studiando e qual è il progetto. Grazie a te dell'invito. Io adesso sto facendo lo student athlete in America, faccio il college là. Il college si chiama Georgian Court University e è un'oretta da New York. Sono andato là perché ho smesso con il calcio qua in Italia e dopo ne parleremo, ma per adesso quello che faccio, studio economia e finanza e Ok, di dicembre mi laureo e vediamo come andrà. ok. Quindi hai appena detto che hai giocato a calcio in Italia, Sì. qual è stato più o meno la tua carriera, cosa hai fatto? Allora, parto dall'inizio? Beh, parte l'inizio, sì. Allora, io sono partito dai 6 anni, dai 6-9 anni ho giocato a rugby. Ok, Poi in qualche modo non mi è piaciuto. Da lì in poi, a 10 anni, ho detto, via, dai, proviamo a giocare a calcio. E sono partito da Limidi, ok. qua la società qua vicino. Da lì ho fatto un provino a Sassuolo, che ho detto, ma chi mi prende, ma chi mi vuole dopo 5 mesi che ho giocato a calcio. E invece Sassuolo, Modena, Parma, e mi volevano. E allora da lì ho detto, via, ne scegliamo una e ho scelto Sassuolo. Ok, I primi 2 anni non ho mai giocato, mai, perché avevo un problema alle slatter, è un ok. problema alle ginocchia quando hai la cartilagine troppo sottile Sì, e quando cresce troppo in fretta. E quindi i primi 2 anni ho giocato molto molto poco, ho avuto la fortuna di avere un mister che credeva in me, Cristian Papalatto, che lo ringrazierò a vita. E da lì in poi lui cominciava a credere in me, anche se con i piedi facevo uno da una parte, uno dall'altra, ok. proprio zero. E da lì mi faceva giocare, ho preso sul ritmo. Primo anno malino, male. Poi ho cominciato invece a vedere un po' lo switch, il cambio, dove riuscivo a stare in campo e a stare lì. Poi sicuramente loro hanno visto i miei genitori e hanno visto magari a lungo termine, in futuro, magari a livello A livello fisico, fisico. perché ero più grande degli altri e quindi hanno detto sì, magari il ragazzo crescerà, a livello tecnico lo mettiamo a posto noi. E è nata bene, e tant'è che a un certo punto, under 15, mi è arrivata la prima chiamata dalla nazionale Ok, e dalla nazionale dopo sono partito un po' i sogni, un po' dal dire non diventerò mai un calciatore, a dire invece cavolo posso farcela. Mi avevano offerto lo sponsor dell'Adidas, ok, ma io mi trovo solo bene con la Nike ok. e quindi ho rifiutato lo sponsor dell'Adidas per sperare che un giorno arrivasse la Nike. Alla fine dopo la nazionale è tutto, è arrivato anche lo sponsor della Nike. Anche qui dovrei ringraziare il mister Simone Barone, non so se è presente quello che ha vinto il mondiale del 2006. Sì, È presente ok, il gol di Inzaghi dove lui non la passa, ok. che è stato il gol decisivo, dove lui era al centro, c'era Simone Barone al centro e Inzaghi ha voluto scartare il portiere Sì, ha scartato piuttosto il che portiere darla a invece lui. di darla a lui. Era lui? Esatto, era Ok. lui. Mi ha aiutato tantissimo perché mi ha dato fiducia. Io sono poi così che se credi in me ti do il 110%, invece quando magari vedo che non hai tanta fiducia in me, soffrendo un po' il giudizio, da piccolino ho sempre sofferto il giudizio Ok, e facevo più fatica. Quindi da lui che mi dava fiducia, mi ha messo capitano, mi faceva giocare tutte le partite, è arrivato a nazionale, sponsor e poi da lì tutto un po' una crescita. ok. Quindi tu a 10 anni hai iniziato a giocare a calcio e subito è arrivato, diciamo, un salto Sì, nelle squadre di Serie A praticamente. sì. Ti ricordi come l'hai preso? È stato troppo veloce e non te ne sei neanche reso conto. E allora, che domanda. È stata difficile perché quando parti da una società come il Lipindi, che alla fine è dilettantistica, ha invece una struttura come Sassuolo, a livello professionistico proprio passi da le stare alle stelle Sì, e non riesci proprio a capire in che mondo ti trovi. Io poi, prima dell'anno che sono andato a fare, il primo anno che ho cominciato a giocare a calcio a Sassuolo, quell'estate lì, ho fatto un camp, ok, un camping a Fiorano, mi sembra, ok, sì. e con tutti i ragazzi comunque che giocavano già lì da quando avevano 7-8 anni
Io sono arrivato, sì, qua dei fenomeni della Sì, Madonna, io tecnicamente. tecnicamente la roba da panico, io ho avuto la pelle idea di andarla da solo. Ok. Tutti i giorni in camera, avevo 10 anni, tutti i giorni in camera a piangere. Mm. Io passavo la sera che ero là in questa camera, 4-5 letti con loro in camera, cioè durante il giorno facevamo tutti i giochi, Sì, andavamo sì. a fare allenamenti, e calcio tennis, quelle cose lì, però vedendo che magari avevo meno a livello tecnico di loro, ne avevo meno anche a livello fisico e mentalmente, loro si conoscevano tutti, io non conoscevo nessuno, lì io ho avuto un po' una debolezza e io durante la notte chiamavo i miei e venitemi a prendere, voglio Tutti i venire a giorni. casa a piangere. Mio padre e mia mamma che stavano da bestia, però sono stati bravi perché loro hanno detto no, adesso stai lì, ti fai degli amici, stai lì Mhm. e ce l'ho fatta. Dal piangere tutto eccetera sono contento di aver anche passato questa cosa, i miei genitori sono stati bravi anche loro ad aiutarmi a Sì. dire no, porti a termine questa cosa, anche non conoscendo nessuno, la porti a termine. Mhm. E quindi sono contento di aver fatto anche quel piccolo passo lì che poi dopo, man mano, il settembre quando abbiamo cominciato il campionato, Ok. conoscevo già alcuni di loro e quindi da lì poi dopo Alla fine ti sei trovato bene, alla hai fine mi sono integrato. trovato bene, sì. Mhm. Anche se ti devo dire la verità, quegli ambienti lì, Sì. quando a livello professionistico, li soffri un po', cioè almeno io l'ho sofferto perché c'è molto giudizio, cioè il fenomeno di turno non è magari come qua Limidi oppure altre società, adesso Limidi è un Ok. esempio però, dove magari c'è un po' di menefreghismo, nel senso ok, tu sono più forte io, vabbè, fai un Finita lì. errore, chi Sì, se ne sì, per la frega. strada. Mm. Là invece sbagli, no, ti danno addosso, ti urlano, Ma i compagni o tutti? tutte e due, mister e compagni. Ah, E alcuni si credono dei fenomeni, sì. perché li montano già fin da piccoli. Io invece Arrivi da una realtà diversa. arrivano da una realtà diversa, comunque cioè, io erano 5 mesi che giocavo a calcio. Infatti, sì. Avevo il mister che mi diceva vai a fare il terzino. Mhm. Io gli ho detto cos'è? Infatti. Io te lo giuro. Mi ha detto tu fai il terzino. Io ho detto ma cos'è il terzino? Mi diceva mezzala. Ho detto ma cos'è il mezzala? Trequartista, play, zero. Sì, sì. E invece loro sapendo già ti prendevano un po' per il culo, io arrivavo a casa e era brutto. Mhm. Già perché comunque io ho cominciato in prima media, quindi finivo alle 1:30 arrivavo al pullman, quindi io mangiavo in macchina, veniva a prendere mio nonno, mangiavo in macchina, arrivavo al pullman a Carpi, A Carpi. Mhm. mi passava a prendere e poi tornavo a casa alle 7:30, 8 di sera, Mhm. Tutti i giorni praticamente. tutti i giorni, fino a 20 anni. Ok. Sì. E poi mi hai detto che è anche arrivato un infortunio, che avevi 12 anni, cos'era? Sì, 11-12 anni Mm. che avevo lo slatter, Sì, prima in un ginocchio e poi nell'altro che avevo un male che quando appunto è la cartilagine sottile che Sì. non riesce a correre. Mhm. E come l'hai presa? Cioè già dopo aver affrontato tutte le difficoltà, integrarsi, i fastidi Vuoi mollare? dell'ambiente. Lì vuoi mollare. Mio padre mi diceva, guarda, non c'è nessun problema, non vuoi più andarci? Lì c'è la borsa, la prendi, la porti in sede, la porti in società e gli dici io non voglio più venire. Non so se un po' per la paura dentro di dire sono uno che molla, Ok. un po' nel dire no, col cavolo ci devo riuscire, Mhm. gli infortuni capitano a tutti, ho continuato ad andare lì a testa bassa, ho detto via, proviamo, comunque la struttura là era molto bella, quindi mi Sicuramente ti aiutavano aiutava. molto, mi Mhm. aiutavano. Continuavo ad avere il mister e il direttore che credevano in me, che mi dicevano Alle, dai, tieni botta, fisicamente ci sei, appena ti passa questo piccolo problemino qui, Mhm. fidati che comunque migliorerai. Hanno creduto in me e quindi ho tenuto botta, però vedere appena arrivato, Ah, sì. già non giochi, poi dopo hai dei problemi, quindi anche ad allenamento magari ti trattano come uno straccio perché non puoi giocare, Sì, quindi credo. sei sempre l'ultimo del carro. Mhm. Io e i miei genitori lo vedevano, è stato quel periodo che ho litigato anche con mia madre, Mhm. che è un aneddoto che non so se si può raccontare, ma è stato un momento, un periodo dove a scuola non andavo bene Ok. e allenamento avevo i problemi quindi non ci volevo andare. Avevo un rapporto con mia mamma abbastanza pieno un po' di frecciatine, negativo, cioè anche il minimo 6, la sufficienza. Sì, non le andava Io in quel bene. momento magari lo vedevo, ok dai cavolo, alla sufficienza ci sono arrivato. Non sono mai stato una cima, ho sempre anche fatto il minimo indispensabile a scuola. Lei invece diceva no, tu devi prendere almeno 8, Mhm. devi avere almeno questo.
Non c'erano mai miei a casa perché entrambi avevano un'azienda, quindi Ok, li vedevo la sera alle 9, alle 10 e basta. Avevo sempre avuto la tata ok. e litigavo con mia mamma tutti i giorni con delle urla, delle urla, delle urla. Mhm. A un certo punto, un giorno, gli ho detto basta, io non voglio più fare questa vita qua, scappavo di casa, andavo via. E una volta era sul letto, mi ricordo, e tipo ho messo le mani qua, gli ho detto basta, Mhm. non voglio andarci all'allenamento. Non mi ricordo nel preciso come è andata perché ero piccolo. Viene a casa mio padre la sera, io zitto così, testa Sì, bassa, sì, perché il papà sempre... col papà in silenzio. E cosa è successo? Mi prende per il collo qua di dietro, Mhm. apre il rubinetto dell'acqua, fa arrivare a livello, giù. Mm. Guai a te se tocchi un'altra volta tua madre o qualsiasi donna. Hai capito? Sì, non Sì, ho sì. sentito. Allora, io, Mhm. mio padre non mi ha mai toccato. Beh, certo. Mia mamma mi ha tirato due o tre volte due sberle per quando facevo l'asino, due pacche nel sedere. Però io sono dell'idea che sei un bimbo birichino quando ci vuole, ci vuole. Poi sicuramente avevo un po' perso la strada perché magari c'erano dei lati negativi, poi anche da quel momento lì mia mamma ha visto, è stata brava anche lei, ha cambiato approccio con me. Sì, ha visto che era, non Non funzionava e poi... funzionava, quindi magari al 6, al posto di dirmi Alessandro, non sei capace, eh, dove vuoi arrivare nella vita se prendere questi risultati, al 6, 6 e mezzo mi diceva bravo. Mhm. Io al bravo cosa dicevo? Ok, mi ha detto bravo, prova a fare qualcosina in più. Mhm. Magari al bravo mi dice bravissimo, Sì, magari andiamo fuori una sera al cinema, cioè delle piccole cose che io vedendo loro contenti, cioè vedendo che loro erano soddisfatti di me, io cercavo di soddisfarli ancora di più. sì. Quindi dopo io migliorando anche il rapporto con mia mamma a livello calcistico è migliorato, anche comunque là ci andavo più volentieri a fare allenamento. Mhm. E da lì in poi mio padre non mi ha più toccato, mia mamma, vabbè, mezze litigatine ogni tanto Vabbè, sì, che si fanno sempre, però è andata meglio. è andata meglio, sì. Mhm. Sempre quel discorso che facevi prima della fiducia che quando Sì, una persona ti dà sì, fiducia poi bravo, bravo. riparti e Sì, sei più motivato anche a fare esatto, meglio di prima. bravo, bravo, Mhm. sì. Sì, 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 proprio quel discorso lì. E io Che alla sono fine forse, grato dei miei genitori, anche se mi hanno dedicato molto poco tempo perché non li vedevo mai, certo, ma sono contento che nei casi di quando esci un po' dai binari ci sia comunque la figura materna o paterna che ti dice oh, sì, no, devi che riprendere. poi è l'età dove magari uno fa un po' il matto. Poi per esempio mia sorella adesso ha fatto 14 anni ieri, Mhm. ma non ne ha bisogno lei di queste cose qui perché non so, essendo una ragazza un pochettino magari più tranquilla eccetera, Mhm. però lei non è birichina, non era birichina come me, non ha avuto neanche magari da dire devo andare tutti i giorni a Sassuolo, non ha avuto neanche Infatti sì, quell'esperienza lì. non ho quello stress magari che poi è uno stress. Però Mhm. dai, sono contento, io sono contento di avere i genitori che ho, sono abbastanza contento, sì. No, ci sta. È interessante perché anch'io più o meno a quell'età lì a me non è mai piaciuto andare a scuola. Non capivo troppo l'utilizzo, cioè io andavo, facevo le mie cose, era come ogni giorno perché tanto ero bravo. Ah, tenevi E bene io però. andavo bene Ah, senza sforzarmi, quindi non mi piaceva il ascoltavi, ti contrario. ascoltavi in classe tanto? Non facevo niente in realtà, No. no, dormivo, E però non mi dormivi? piaceva proprio. Sì, sì, era un obbligo per me andarci, preferivo fare altro. E poi non mi ricordo, anche lì, anche a calcio vabbè, io ho giocato sempre in squadra dilettantistica, però non so se tu è, ma quando non vai d'accordo con l'allenatore, poi è sempre Non riesci. terribile, No. esatto. Quando me ne accorgo che l'allenatore è dura. Eh. E c'era stato quel periodo lì in cui io avevo quasi smesso di giocare a Cos'è che calcio. giocavi quando non andavi d'accordo con Eh, l'allenatore? alle medie era così e giocavo a limiti. Ok. Che allenatore c'era? Oddio. Ce n'era uno con cui avevo Io ho giocato con Gianni. Mhm. Non so se è presente quello un po' anziano. Adesso è No, nato ma lì. c'era uno nuovo, era arrivato lì da Ah, poco ok. e non mi trovavo proprio. Poi c'era Fontana, non so se è presente, che è arrivato forse Fonta. dopo che c'eri tu però. Forse sì, però l'ho sentito. Mhm. E vabbè, però comunque non mi trovavo e poi la scuola mi faceva schifo. Mia madre mi metteva un sacco di pressioni sulla Ah scuola, mi sì? diceva devi studiare tutto il Boom, tempo, boom, boom, devi boom. studiare tutti i giorni. Io tornavo a casa, non volevo sentirla, mi chiudevo in camera. Poi lei, sempre un pochino, l'educazione è quella di un tempo, no? Ti dava un po' uno Sì, schiaffo, sì, cose del sì, sì. genere. E allora anche io a un certo punto, un giorno, ho detto, se vuoi mettere un po' più in qua tranquillo, e ho detto basta,
sono andato via di casa, tipo per un pomeriggio, una sera, così, 2 volte ho fatto. E da quel punto lei ha E lei cosa smesso. ti ha detto quando sei andato via di casa? Lei ha smesso di disturbarmi Sì. perché si è impaurita, aveva paura che scappassi del tutto, cose così. Io quando ero andato via di casa Ah, avevo preso uno zainetto, patatine, le sì, solite vabbè. quelle robe, e poi 2 o 3 vestiti. Sarò andato poi da mia nonna, Infatti, vabbè. avrei fatto il giro del quartiere, da mia nonna sto lì un giorno, poi torno a casa. Mhm. E mia madre mi fa, tutta quella roba che hai indosso, pagata io. Ma dai. Patatine, tutto quello pagato io, mi fa, se vuoi uscire, esci in mutande. Io facevo il togo, va bene, tieni, esci in mutande. Mio padre, mia madre, Ivan, vieni a casa che c'è tuo figlio che non è in bolla. Vieni a casa di mio padre e mi ha messo fuori in balcone in mutande sotto la pioggia per un'ora. Mhm. Ah, guarda, altro discorso, la seconda volta che l'ho fatto, mio padre, sono tornato a casa, mio padre fa, no, no, te in casa non entri. Ah no, Era così. estate, mi fa, no, no, te stai fuori, stanotte stai fuori. E te? E io ho dormito fino alle 2 di notte fuori, poi è arrivata mia madre e fa, entra. Davvero? Sì, 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 sì. Che mito. Sì, sì, Ma con così. tuo padre che rapporto hai? Che rapporto hai? Ah, allora, mio padre e mia madre hanno sempre un'azienda, no? Ok, insieme? Sì, sì, lavorano insieme e in particolare di me e mia sorella si è sempre occupata mia madre. E mio padre non sapeva neanche dove fosse la scuola, non sapeva dove Ok. giocasse a calcio, non sapeva nulla. E lui tornava a casa a pranzo, lo vedevo mezz'ora, poi tornava a casa la sera, lo vedevo mezz'ora, È un po' andava a come in letto. realtà ce l'hai anche te. Quella lì. Mhm. Te sei figlio unico? No, c'è mia sorella. Ah, tua sorella. Sì, Ok. sì. E quindi con mio padre fino a qualche anno fa neanche, non ci siamo praticamente quasi mai parlati, anche se le poche volte che parlavamo lui mi diceva le cose giuste. Parlava in quei momenti lì in Sì, sì, cui sì, con sì. mia madre non funzionava, e allora Vecchio veniva stile. e diceva, Vecchio stile, sì. esatto, quella era così. Poi ultimamente mia madre si era un po' lamentata e allora ha ricominciato ad andare a essere un po' più presente. Mia sorella, stessa cosa, come dici tu, è un po' meno, anche se Ma le gioca a femmine ce l'hanno quel pallavolo, lavoro lì, eh. però non hanno problemi. No, non hanno problemi le Poi forse femmine. anche perché sono le seconde. Ma sai, mia mamma mi ha detto con i secondi. Mhm. E sai, con i primi un po' hai paura perché vuoi magari il figlio perfetto, anche con le altre mamme devi fare bella figura. Sì, Se c'è il secondo che ti prende un 6, un 5 e mezzo della nota, ormai. tu gli dici, oh, ma non è quello che conta nella vita. Infatti. Cioè, se all'elementare a me ti prende una mezza nota, l'importante è che magari se c'è il figlio sveglio sul pezzo, anche magari lei mi dice, avere il bambino birichino Mhm. è un bene secondo lei, perché magari è un pochettino più creativo, cioè l'importante è che non sia tutto il giorno attaccato al computer, non voler fare Sì, niente, quando abbiamo un po' birichino, un po' comunque tutta la casa movimentata, eccetera, alla fine non sembra, ma c'è chi lo vorrebbe un bambino birichino perché tutto il giorno in casa non fare niente, mogio, ah sì sì, con le realtà che ci sono adesso soprattutto, quindi no, no, mia mamma mi ha sempre detto alla fine hanno capito anche con te magari. sì, 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 ma poi dopo, vabbè, io li ho fatti di cotti di crudi, mia sorella Sì, non beh. ce li in confronto. Ok, quindi arriva quel periodo dell'infortunio, poi hai detto che hai iniziato l'anno dopo praticamente, sei andato in nazionale? Dopo che 3 ti eri anni fermato. dopo. 3 anni dopo. Ti dico solo una cosa, mi collega al Vai. fatto che tu hai detto che non ti sei trovato bene col mister. Mhm. Io ho cambiato dal rugby al calcio proprio per quel motivo lì. Proprio sport hai cambiato. Perché io ero quello del mister di rugby, Mhm. io ero veloce, Ok, ero comunque già un pochettino fisicato, mi davano la palla a me, io correvo a fare meta, finita lì. Quando avevo la palla io avevo un po' il vizio, non la passavo, correvo da solo e facevo ci meta. sta. Lui, non so se per fare un torto a me o comunque per far giocare gli altri ragazzi, Mhm. a un certo punto mi diceva, boh, Cavallini, vieni giù, mi faceva fare 15 minuti, andava in vantaggio E poi ti tornavo a e poi mi prendere. tirava giù. Mhm. E quando magari aveva bisogno di andare a tornare in vantaggio mi rimetteva su. Sì, sì, c'è il cavallo alla corsa. E solo che io, vabbè, non passando dagli altri, però non è che ha detto ti do fiducia, magari io facevo giocare nel rugby a Carpi, Sì, dandoti fiducia, diventi bravo, magari vai anche in un club più professionistico, no? infatti. E no, no, lui mi diceva proprio no, tu non giochi perché non passi la palla, però adesso quando sei piccolo forse l'obiettivo non era vincere, ma io Infatti. invece volevo vincere e io tutte le volte che avevo la palla andavo a fare meta. Mhm. Quindi contrasto con il mister, mi ricordo ho deciso quando c'è stato un allenamento di rugby al campo della chiesa a Limidi Ok, e di fianco c'erano dei miei amici che giocavano a calcio.
Io incappucciato gli ho detto al mister, cioè sono andato al mister, l'ho chiamato, sì. gli ho detto mister io oggi non sto mica bene, non ci sono, incappucciato sono andato Di a fianco. 30 metri a giocare a calcio. Giocare a calcio. E quindi da lì poi dopo ho capito che non era più quello che volevo. Mhm. Beh, alla Così. fine è stata una scelta che ti ha ripagato anche, poi Sì, sì, è non vero. lo fai È ovviamente vero. pensando a quello, però... È vero, è vero, è vero. Mhm. Poi dopo che ho avuto problemi allo slatter, Sì. vabbè, ti ho detto, ho fatto 2 o 3 anni dove ho cominciato a prendere sul giro. Da lì dopo è arrivata la prima chiamata nazionale con Simone Barone, Mhm. sponsor con Simone Barone, Mhm. che era il mister, e da lì in poi mi facevano le chiamate, facevo i raduni. Io le chiamate alle nazionali non mi è mai piaciuta nelle nazionali. Non ti è mai piaciuto? No. Come l'hai preso quando ti hanno chiamato? Cosa hai detto? Ero contento perché dicevo, Beh, mi hanno basta chiamato in l'Italia. nazionale, certo, è bello, ma andavo là solo per prendere la roba, prendere le magliette, i Ah, solo pantaloncini, cioè come sì. un tifoso Sì, quasi. sì, proprio non mi interessava perché andavo là e io la soffrivo questa cosa, perché là c'erano tutti i migliori D'Italia. d'Italia Mhm. e io dicevo, ma io non so stare, cioè io non sono all'altezza. Ok. Mentalmente questa cosa di dire non sono all'altezza, quando ero là non rendevo. Mhm. Perché io ho sempre avuto che la paura di sbagliare mi faceva Ti sbagliare. facesse dire anche poi sbagliavi, gli altri dicevano no, questo effettivamente non... Bravo, Mhm. bravo. Quindi io arrivavo là e dicevo, Non facevi nulla cavolo, prima. adesso sbaglio, cavolo, adesso sbaglio, cavolo, adesso sbaglio. E mi vedono che sbaglio, prendevo la palla, sbagliavo lo stop, Sì. sbagliavo il passaggio, sbagliavo delle cose molto, molto semplici. Mhm. Poi loro sicuramente hanno visto, cioè, durante il campionato io rendevo, quindi loro mi infatti. continuavano a chiamare. Là piano piano si prende sul giro, però anche quelli che vanno là c'hanno un po' la sbruffonaggine, comunque il Vabbè, in dire quanti mi sento eravate poi in squadra? Dove migliore, sono 20 persone 25, da sì, tutta Italia. sì, Sono... Atalanta, Milan, Juve, ah. Inter, tu sei l'ultimo arrivato dal Sassuolo che sono 4 anni che giochi a calcio, questi qua da quando hanno 3 anni che giocano a calcio e tecnicamente erano bravi, io li soffrivo Mhm. e quindi non penso di aver mai reso bene quanto avrei voluto in nazionale. Mhm. E così, quindi tornavo, dicevo sì, sono stato in nazionale, quindi ogni chiamata, io volevo essere chiamato per avere la soddisfazione di dire ok, sono tra i migliori, Sì, ma quando arrivavo là, facevi una fatica. FIFA, Mhm. avevo una paura di sbagliare il minima cosa, anche solo a chiedere un'opinione oppure chiedere qualcosa allo staff, avevo paura. Col mister com'era? Ma col mister, sai, all'inizio fai i raduni, Sì, quindi magari fanno il primo raduno in Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia. ok. Dopo ci trovi il tuo mister, ma abbastanza bene. Lui mi ha sempre spronato, mi ha sempre aiutato, Mhm. però Cioè lì non questo era più neanche questione delle persone che c'erano, proprio sì, il mentalmente sentire. sì, esatto, ma se tornassi a giocare Ok. con la testa che ho adesso, dopo che sono stato in America, dopo che ho affrontato questa cosa dell'America che mentalmente mi ha aiutato un sacco perché sono andato via da solo senza sapere l'inglese, la paura del giudizio adesso Zero. non è zero, però Vabbè, è sì, non ce diminuita l'avresti. e quindi adesso con la testa di adesso vorrei avere la testa di adesso e tornare là. Beh, Penso che è facile, perché sai che ci riesci. tecnicamente ero migliorato tanto, fisicamente ci sono e mentalmente comunque sono sempre stato uno che aveva costanza, andava a tutti gli allenamenti, teneva botta, e a scuola tutto, cioè, ero sempre perfetto, non sbagliavo mai di una virgola Ok. e era quel fatto lì mentalmente di fare si dice lo switch, no? Sì, sì. Quando magari fai quel passettino in più che doveva fare la differenza. Io l'ho fatto tardi. Mhm. Adesso andare a tornare a giocare a calcio magari potrei farlo, ma ho la paura di dire incomincio a giocare a calcio, faccio male al ginocchio, tutto quello che ho in America lo butto via. Ok, beh, sì. Quindi Ormai... è un po' un dare, un avere e una lama a doppio taglio. Mhm. La tua carriera al Sassuolo, come finisce? Allora, la mia carriera a Sassuolo, allora ti dico, io under 15, under 16 Mhm. mi chiamavano già in under 19 primavera. E perché dicevano, ero uno dei più bravi, quell'anno lì di Barone, appunto, che Ok. aveva fatto esploso, quell'anno lì, under 16, non mi ricordo, 17, non mi ricordo bene. Mi chiamavano già in under 19 e andavo in under 19, però non mi facevano giocare, Ok. perché comunque c'erano i fuori quota Chiaro, vabbè, sì. e c'erano i più grandi, però mi facevano già vedere la realtà. Mhm. Piano piano, under 18, io ancora l'under 19, mi facevano allenare con loro. Mhm. Però dopo la partita magari me la facevano fare con l'Under 18, l'Under 17, era tutto un girare, su, qua, giù, Ok.
che io mentalmente ero, Non c'è capito. ero un po' scosso, del tipo fai allenamento con 20 persone, però la partita la giochi con altre 20, Sì, non capisci neanche non ti ricordi neanche. le strade tattiche, Esatto. su tutto. Quindi così, è arrivato l'anno mio, quando doveva essere il mio anno di primavera, Ok, avevano preso un colombiano, ok. che adesso gioca ancora nel Sassuolo, Paz. Lui, vabbè, un fisico da paura, ragazzo di colore. Io non lo so, lo dico qua, ma non so se aveva davvero quell'età lì, perché, cioè, non so, sai che i ragazzi di colore sembrano un pochettino Sì, più sì, grandi sì, sì. perché strutturale, Sì, beh, cioè, sono mostruosi. sono mostruosi. Quindi io avevo firmato per un 4+1, quindi loro se volevano, il Sassuolo, la società se voleva tenermi, poteva tenermi. Io però volevo andare via, Ok. perché sapevo magari di dire vado a bruciarmi qua. Mhm. Il direttore cosa ha detto? No, tu Cavallini stai qua, mi ha tenuto lì, solo che da uno che è esploso, sponsor nazionale e tutto, Ok. mi facevano stare in panchina e col mister non andavo d'accordo, per Bigica, non andavo d'accordo perché non mi vedeva. Sì. Tutte le volte al minimo sbaglio mi diceva addosso. Era ritornata fuori quella paura del giudizio, Ok. quindi tutte le volte magari in campo Perché non ti dava fiducia. avevo la paura di sbagliare, esatto. E anche magari quando potevo giocare Mhm. mi facevo male, perché io la penso così, quando mentalmente hai paura, non vuoi qualcosa, accade, tipo la legge dell'attrazione, no, Sì, più hai accade paura di qualcosa, qualcosa. tipo che ne so, devi giocare la domenica che c'era la Coppa Italia, facevo un mezzo un piccolo, Ok. una contrattura, un mezzo stiramento, e Eri quindi teso. dopo ero teso e non riuscivo ad andare a giocare perché con questa paura, anche solo di entrare in campo e non essere all'altezza, no? E quindi con lui ho sofferto questa cosa. Mhm. Dopo che ho passato questa fase qui della primavera, Ok. dopo ho avuto alcune possibilità, Mhm. ma mi ero troppo... quel sogno magari di diventare calciatore, Ok. avevo quasi il vomito di giocare a calcio, perché ero passato da davvero alle stelle Sì, sì. a dopo a non giocare per 2 o 3 anni perché loro hanno voluto tenere questo ragazzo che avevano preso a gratis, penso, dalla Colombia. Ok. Che poi è come funziona il calcio, giusto per fare un po' prendere il ragazzo magari un Prendi quello pochettino da meno fuori. a livello internazionale della Colombia, poi dopo lo fai un po' giocare e lo rivendi di più, come funziona. Poi sicuramente lui è bravo, chapeau, bravissimo. Però vi dico, cavolo, avevo un ragazzo così, Sì, alla fine un giocatore manda da nazionale un'altra ha parte, sprecato. per un anno e lo fai crescere da un'altra Infatti parte, lo sì. fai giocare, magari ti cresce, no? Invece non mi hanno tenuto lì. Finita la primavera, Ok. io avevo la possibilità di andare Serie C, Ok. ma giù, Serie C giù, ma non era un vieni qua e vediamo come va, se giochi o non giochi, come sei messo. Serie D, tutte praticamente, sono andati in Serie D a Riccione. Ok. Ho detto, voglio andare a provare il convitto, Ok. quindi andare a vivere fuori casa. Vivere fuori. Sono partito, quando sono arrivato là, cava, bravo, cioè, tutto contento da matti, incominciava però il calcio con i grandi, Sì. quindi quelli che avevano Che comunque è 35, diverso. 33, quindi quelli con del pelo sul petto. Sì, sì. E io anche lì vedevo che un po' la soffrivo questa cosa perché al minimo errore mi davano giù, funziona così, e al minimo errore il vecchio al giovane gli dà addosso, addosso. E i primi 2 o 3 mesi giochicchiavo, dopo a un certo punto da un mese all'altro Hai smesso. ho smesso di giocare da nulla. Chiedevo un po' informazioni perché non gioco, perché come va su di qua e di giù e mi è arrivata una mezza voce dal direttore che quello che giocava al posto mio era il suo procuratore, era amico del mister. Ah, tutte quindi gli ha queste- detto... Io, quando ho sentito questa mezza voce qui, Sì. mentalmente sono crollato. Era dicembre, ho detto io, poi anche loro avevano preso un altro perché non mi volevano più far star lì, mi hanno detto tu vai in un'altra serie D, era successo un mezzo casino col presidente, Ok. società nuova, vabbè. Mhm. Fatto sta che a gennaio, inizio gennaio, dopo le feste, Sì. io vado là e gli dico basta, non ci sono più, non voglio più. E cosa succede? Solo che vado lì, metto giù il borsone, dico io non voglio più esserci qui, parlo col mister perché magari avevo sentito di questa cosa dal direttore, mi ero un po' incazzato. Sì, sì. Lì Vabbè, ma ci sta.
Solo che dopo 3 anni di primavera che non giochi, dopo un altro 6 mesi lì, ci avevo proprio, se è vero della parola, il vomito del calcio. Ah, Io non volevo più giocare a calcio. Non so se tu avevi visto, mi avevo messo un video su Instagram ok. dove aveva dato l'addio proprio al calcio. L'avevano messo sulla Gazzetta, l'avevano messo sui social del canale Sassuolo. Cavaliere Alessandro dalla nazionale all'addio al calcio. Era una barzelletta. Mhm. E da lì dopo cosa è successo? Ho avuto un mese di depressione perché a gennaio mi sono detto basta il calcio, ma poi Cosa faccio? cosa fai dopo che hai dedicato 12 anni, 10 anni alla tua vita per diventare calciatore? Mhm. Quindi ho passato 15, 20, anche 25 giorni dove io mi ricordo, andavo in macchina, Mhm. il pensiero era arrivo dall'altra parte o c'ho un platano, boh, baci addosso. Io vedevi la macchina che arrivava dall'altra parte, Quell'istinto gira a di... sinistra, fai un frontale, chiudiamola qui. Mhm. E questo era l'istinto che avevo. Mhm. Mia madre, non so con che coraggio, mi ha detto adesso prendi su, i soldi li hai perché mi avevano dato dei soldi lì a Riccione, Certo. e vai in montagna. Ok. Era gennaio, mi fa vai in montagna. A me mi sanno che il bianco della montagna, la neve, tutto mi rilassa, mi dà pace. Mi fa tu adesso vai in montagna, vai dove vuoi, prendi la macchina, stai via anche una settimana, 2 settimane, stai via un mese, Mhm. i soldi te li diamo a noi, ma bisogna che ti riprendi. È una cosa che devi uscirne da solo. E non c'hai bisogno di qualcun altro, è una cosa che ci c'entra tu, devi uscirne da solo. Fatto sta, vado via, Mhm. ero fidanzato, non ho detto niente a nessuno, ho preso la macchina, me l'ha detto alle 3 e mezza ero in macchina per partire per andare, sono andato a Oberegen, Ok. in Trentino. Mhm. Arrivo là, io mentre andavo, tangenziale, autostrada, in testa c'avevo sempre via. Sì, sì. Chiuditi dentro, vai dentro un fosso, chiuditi in me, cioè non volevo più respirare, cioè proprio ho detto la chiudo qua. Fatto sta che incomincio, poi dopo sai quando sei in montagna incomincio a pensare, tutto eccetera, mi sono fatto così, Ok, certo. comincio a vedere un po' di bianco, ho detto beh, forse sta un po' Che meglio. bello. Ah. E arrivo là, prendo l'hotel, e sto 4 giorni là, Mhm. da solo, ho fatto per 2 giorni le ciaspolate in mezzo alla montagna da solo, poi sono andato un giorno a sciare, Mhm. l'altro giorno invece proprio camminata, a un certo punto ho detto la mia vita non può finire qui, Mhm. ho 20 anni, Sì, sì. Poi c'è tutto un mondo. c'è tutto un mondo fuori, bisogna che faccio qualcos'altro. Mhm. E da lì proprio ho sentito dentro, mi è ritornata quella carica di dire, oh, posso farcela. Sì. E devo trovare il modo di cambiare la mia vita. Mhm. E Sempre la tua madre che ti ha dato fiducia perché è stata sì, lei a dirti sì, mio ce la puoi padre fare. non sapeva niente. Io quando sono tornato, mia mamma si è fatta il segno della croce, aveva le candele lì, tutte che le aveva accese perché sapeva, perché anche lei è stata in depressione. Ok. Entrambi i miei genitori sono stati in depressione per l'azienda. Sì. Mio padre quando è nata mia sorella, mia mamma invece per l'azienda. Ok. Quindi sanno un po' come funziona. Sì, Io sì. magari non ero a quei livelli di depressione proprio, Chiaro, però comunque devi dedicato all'inizio. 10 anni alla tua vita per diventare calciatore, li butti via, non ci credi più. Sì. E vabbè, torno, mi aveva parlato mia mamma, avevamo visto un po' su Instagram la proposta e l'opzione Mhm. di giocare a calcio e studiare in America Ok. con una borsa di studio. E da lì dopo abbiamo incominciato piano piano a guardare queste cosettine qua, ho cominciato a lavorare, andare a un corso di inglese perché in inglese avevo 4. È che poi la scuola immagino l'avevi anche lasciata un po' da parte. Io andavo a scuola superiore 3 mesi su 9. 3 su 9. Il giusto... Allora io ringrazio tutti i professori, ma io prendevo 40 su 100, mi davano 7. Mhm. C'avevo i miei compagni qui di fianco che mi fa, prof, ma perché alla cavalina 40 su 100, i 40 su 100, io 4 e lui a 8? Sì, sì. Devi prendere ispirazione da Cavallini Su. perché lui passa al suolo, cioè solo che Ah, a beh. far così mi tiravano i miei compagni No, addosso. infatti era Cioè, ancora peggio Era forse. peggio, era Mhm. peggio. E poi avevo alcuni professori che gli regalavo le magliette, Beh, tutto quel tutte lavoro quelle cose lì lì, che sì, sì. facevo voler bene. Però ho superato quella cosa lì in questo modo che sono contento. Mhm. Poi non so se è un metodo studiato dagli Secondo me, psicologi. allora, secondo me, io non so te, 25 giorni sono comunque l'inizio, quindi quando stai male. Anche se sembra un'eternità quando stai male, però
non so se tu hai sentito anche quando stavi finendo a Sassuolo, hai detto io voglio andare via, Sì, proprio via, da lì, il luogo. E quindi anche lì pensavi che saresti migliorato, no? sì. Mentalmente. Poi, vabbè, non è funzionato, quindi sei tornato a casa, era peggio di prima Era probabilmente. peggio di prima perché lì a Riccione poi facevo allenamento, ma tutto il giorno io ero chiuso in una camera 5x5, Mhm, lì, a non fare niente. Cioè, è la vita poi del giocatore Serie D, Serie C, certo. prendi qualche soldino, ma sei in una camera tutto il giorno a non fare Sì, sì, ti niente. mettono lì. Allenamento dalle 2 alle 4, dalle 3 alle 5, poi il resto sei lì in casa al telefono Ah sì, non c'è tutto mica il niente. giorno. Non avevo neanche la voglia di mettermi lì sui E libri, con le cioè persone, cioè come amici, nulla. avevo un compagno di stanza che era sporco, era portoghese, madonna, guarda, un odore tutte le volte. Mhm. Però non vedevo l'ora arrivasse il weekend. Cioè, Per tornare io qua. vivevo per dire arrivasse il weekend per avere il giorno libero, tornare a casa e stare con la mia famiglia. Mhm. Questo è come la vivevo. Che alla fine l'hai presa male il fatto di andare via. Sì, sì, l'ho preso male, ma io ho avuto anche la fortuna di avere comunque la mia ex ragazza che mi ha aiutato tantissimo in questa cosa, Ok. che mi aiutava, mi diceva comunque ce la puoi fare, mi ha aiutato anche nel progetto dell'America e Sì. tutto, e quindi mi ha supportato in questa Mhm. cosa. Beh, si dice anche lei è sempre la storia della fiducia, e Sì, 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 per sì, fortuna sì. c'era allora. Lei poi è più grande di me di 2 anni, Ok. quindi anche è nata in Erasmus, però lei magari ha sempre visto me, calcio, 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 lei mi fa, io non ho mai creduto diventassi un calciatore professionista, io ho detto, boh, a posto, Posto. grazie. Però dopo quando ha visto che sono stato da bestia, anche lei l'ha capito Beh, sì, e chiaro. è Mhm. così. È bello, No, almeno no, quello. è Mhm. andata bene, adesso sono in un'altra realtà, Mhm. perché io quando avevo mai quella depressione lì, c'è tutte le cose che mi capitavano su Instagram, oppure Sì, vero. le più possibilità, guru, trade, c'è da smettere 4.000 euro, via, avevo il conto Ah, sì, sì, corrente, tanto chi se via, ne ce li frega. metto e divento un guru di qualcosa, trade. Mio padre viene a casa, perché ne avevo parlato, Mhm. mi fa guai a te se mi parli un'altra volta di sta roba, ti mando davvero a vivere fuori casa. Mhm. E no, perché mi fa, ma non stare a credere a quelle baggianate lì. Sì, sì, ci sta. E dopo ho ingranato piano piano, ho trovato un lavoro Mhm. da operaio in una biomedicale, dove sono stato 4 mesi. Ok. Come Anche l'hai preso quel... a trovare un lavoro dopo magari una vita in cui non ti saresti mai aspettato di lavorare effettivamente? Mm, tranquillo. Mhm. Cioè, ho avuto un po' di paura, perché magari dici di essere comunque all'altezza. Però avevo cercato di andare a lavorare qualcosa di tranquillo, magari in una palestra. Poi mi è arrivata una chiamata un giorno, vieni nella biomedicale, sono 1400-1500 euro al Sì, sì. mese. Oh, era a Sassuolo e anche a Riccione prendevo abbastanza bene comunque per essere Beh, un certo, ragazzo. esatto. E lì mi dava 1400 euro, ho detto dai via, andiamo a vedere l'azienda, proviamo. Vado a vedere l'azienda e il lavoro comunque abbastanza semplice, a Sì, parte sì, quando beh, mai vai chiaro. devi andare in sterile, si devi tutto vestire, è un po' complicato con le medicine, Mhm. però ho un carattere per fortuna che mi trovo bene con tutti, Mhm. quindi a parlare, a chiacchierare mi trovo abbastanza bene con E alla tutti, fine poi è sono tranquillo. uno che ha voglia di fare, quindi quando mi si trova lì cerco di fare le cose al meglio e loro l'hanno visto, quindi mi sono trovato subito bene, Ok, quindi ok. per quello non ho problemi. Io partivo alla sera, alla mattina alle 7:30, Mhm. fino alle 5:30 per 4 mesi Sì, sì. e dalle 5:30 avevo mezz'ora di stacco e poi alle 6 alle 9 di sera andavo tutti i giorni Ah, alla scuola d'inglese sì, sì. a Carpi perché in inglese è 000, perché per poter entrare al college hai un Dovevi test avere un d'inglese. test, Hai un ok. test d'inglese che ti fanno e se non hai l'inglese, io l'ho fatto, Sì, sono stato bocciato. ok. E pure lì, come l'hai presa? Ah, come la prendi? Le dici, speriamo La che mi prossima lasciano volta. passare, Ah, perché io avendo comunque una bella sì, carriera, la borsa di studio che ho è molto alta. Con la nazionale e tutto, la borsa di studio è molto alta, perché lì in America partono dai 65-70 mila dollari l'anno sì, sì, per ma fare questo il è un sacco college. l'università, sì, sì. A me li pagano praticamente tutti, il problema è che a livello accademico facevo pietà, Mhm. quindi magari la parte accademica dovevo pagarla un po' di più. Ok. Però dopo il primo anno sono arrivato Ah, là, ti ha preso anche col test ho dovuto fare una chiamata, tipo una riunione, che io in chiamata su Meeting con altri 7-8 professori in inglese, in inglese, ok. dove io ho un po' detto la mia e gli cercavo di spiegare che comunque sono uno che si impara in fretta e Ok. vuole comunque Ti- mettersi in gioco, Sì, queste sì, cose qui, e loro hanno detto dai sì, diamogli sta occasione a questo ok. qui.
E poi io avevo il coach che mi ha preso, Mhm. che era anche un mezzo italiano, allora Ah, ci allora mezzo lì... parlava in italiano, avevo un po' di giri. E adesso, no, adesso sono contento perché ho il massimo di voti in tutto. Ok. Là Cosa ti- studi? Business Administration e un po' di Finance. Ok. Là ti lauri in 4 anni, io lo sto facendo in 2 anni e mezzo. Sto provando e mi sono iniziato 2 anni fa, Sì. e a dicembre di quest'anno mi laureo, poi voglio fare il master, Ok. Cioè però... stai facendo il doppio delle... Come funziona lì? Ci sono gli esami sempre? Allora là tu puoi prendere un tot di crediti, Ok. quindi sono per esempio 3 crediti a classe, Sì. a corso, Mhm. di solito si parte con 3 o 4. Io sono partito con 2 perché hanno detto non diamo È più difficile. i più difficili a questo ragazzo che non se ne intende niente di inglese, però il primo semestre, da settembre a dicembre, io avevo il massimo dei voti. Ok, quindi... Allora, là sicuramente è diverso, non è come l'università, qui è un pochettino più semplice perché è Come un pochettino funziona? più pratico, ti vengono incontro, comunque vedono che se hai un po' di difficoltà ti vengono incontro e dicono tutti che era crocette, ma in realtà no, c'è molto di più magari da parlare, nel senso che se qui magari hai tanti iscritti, Sì. là hai più orali, Ok. quindi magari presentazioni, poi il mio indirizzo è business, quindi devi comunque saper fare PowerPoint, stare davanti alla classe, anche questa cosa qui davanti alla classe, io all'inizio in inglese Sì, un po' la di soffrivo, paura. però mi ricordo, c'è là anche, essendo italiano, Ok. piaceva un po', Ok, perché certo, cioè, sì, io sì. non sono stato uno che magari timido, piuttosto dicevo l'inglese in dialetto, in italiano inglese in dialetto, però provavo a farmi capire, mi mettevo in gioco, no? Quindi anche loro un po' a prendermi in giro, un Mhm. po' a dirmi su, però comunque vedevano che ci provavo e quindi anche loro mi aiutavano. Ok. E mi sono fatto degli belli amici Mhm. e dei bei amici e da lì poi dopo magari con una classe, con un corso ti aiuta uno, con un altro corso ti aiuta un altro, riesci a mettere in gioco tutto, mi sono fatto amici in tutto il mondo. Sì, sì. Brasile, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Inghilterra, Canada. Perché lì è un college che è poi internazionale, arrivano tutti Ah, beh dappertutto. sì, college in America così, Sono così. sono così. E, e quindi dopo da lì in poi ho detto via, proviamo a darci un po' di carico, ho provato a darmi un po' di carico, Sì, sì. perché là funziona diversamente. Il campionato noi lo abbiamo da settembre a dicembre Sì, c'è la sessione che e è sfasato e rispetto a voi. giochiamo 3 partite a settimana, Voi. invece qua una. Proprio tipo un torneo. Praticamente. Esatto, invece da gennaio a maggio Ok. hai più magari amichevoli, più allenamenti. Quindi io di solito ho detto proviamo, via, diamoci un po' di carico. Mhm. Mi sono preso tipo il massimo di crediti che sono 18 e da 5 sono passato a 18 e ho detto via, proviamo Mhm. con la testa e mi sono messo e da 4 anni sono riuscito a fare trasformare in 2 anni e mezzo. Ok. Che è molto importante questa cosa perché se non capisci dimmi che te lo spiego Vai, perché è vai. complicato. E tu hai 4 anni di eleggibilità, cosa vuol dire? Mhm. Tu hai la possibilità di avere per 4 anni la borsa di studio Sì, e perché appunto hai 4 anni per sì, in laurearti, teoria dura ok? 4 anni. E c'è la possibilità anche di fare il master dopo, solo che per fare il master o ti lauri prima e appunto usi il 4º anno per fare il master così ti pagano, oppure devi incominciare a lavorare là, Pagarteli tu. oppure bisogna che sborsi 100.000 euro. Quindi io sto cercando di fare tutto questo prima perché appunto l'ultimo anno di eleggibilità per giocare a calcio, per avere borsa di studio, Capito. lo sfrutto per fare il master che dura un altro anno, un anno e mezzo, che così non faccio pagare i soldi ai miei genitori. Sì, beh, è chiaro. Così. Mhm. E tu hai avuto l'esperienza negativa di andare fuori di casa qua in Italia. Sì, Come l'hai presa andando in America? sono svenuto. Sono svenuto in aereo. Sì, sì, è stato da panico. Quell'estate lì volevo lasciare la mia ragazza. Ok. Come mai? Stavo... no, Perché non avevo ce la perso la facevi? testa. Sì. Cioè, avevo detto, ma dove sto andando? Io non volevo andarci. Cioè, volevo andarci perché ho detto, magari cambio vita, non voglio stare tutto il giorno Sì, in non fare- un'azienda a fare l'operaio, a prendermi 400 euro perché cioè, ho sempre magari sperato in qualcosa in più, no, nella mia Certo. vita. Anche se avevo solo un diploma da professionale perché sono uscito dal Val Laureo Mhm. lì a Carpi. E quindi da lì io ho detto cosa faccio? Mia madre mi diceva no, devi andarci per forza, per forza, per forza. Dall'altra parte mio padre no, bisogna che ci troviamo un'altra serie C, un'altra serie D. Niente, ho provato a seguire mia madre, Mhm. io te lo giuro, io non volevo andarci.
lì mi sono trovato in aeroporto dove mi diceva hai preso la borsa, tutto, ma hai preso il lucchetto? Io ho detto, mamma, se mi succede qualcosa è colpa tua. Perché? Perché sono arrivato in aeroporto e c'era il volo che dovevo arrivare alle 2 di pomeriggio là. Ok. Invece sono arrivata alle 9 di sera. Poi, Tu tardi. immagini arrivare a New York da solo, perché Sì, i sì. miei non mi hanno accompagnato. Infatti eri da solo. Bastardi. E da solo là alle 9 di sera con un casino da paura, tutti che ti parlano in inglese, Tutti che corrono poi perché tutti che fanno corrono in così. giro con le valigie, ma poi, cioè io non sono mai stato tanto in giro, cioè non sono mai nato in Inghilterra, Ok. sono stato adesso ultimamente in Francia, ma per il resto io non sono mai stato uno che ha viaggiato, no? Sono andato in Puglia, Vabbè, sì, però fuori dall'Italia fuori poco. dall'Italia non tanto. Zero. Mhm. Quando ero piccolino mi hanno portato al Mar Rosso i miei, però tutti Beh, i sei viaggi con la così, sai, con i famiglia, tuoi sei un po' genitori, sì, tranquillo, invece sì. viaggi da solo, mai. Quindi in aeroporto parto tutti i lavori, poi ti parlavano in inglese, cioè guarda, te lo giuro, Mhm. un casino, un casino. Allora, adesso ovviamente lo affronti che dici, Normale. cioè è normale, ma adesso come esperienza lo consigli. Perché dopo che fai un'esperienza del genere dici, sei in grado di fare tutto. Certo, sì. Però io mi ricordo che sono seduto in aereo, Mhm. mi siedo, c'era il pilota che diceva we are ready, we are ready to start. Boom, giù. Posto. Cioè, sono crollato, avevo quello di fianco a me che fa Sì, sì. oh, are you okay? Because adesso parlo Sì, in sì, inglese. vabbè. Perché stava tornando in America, lui quello di fianco a me era Ok. venuto a fare la vacanza in Italia, stava Tornando tornando in indietro. America. Allora mi dice are you okay? Do you need something? Do you need help? E io ero lì così per Rispondevi. 10 secondi così Mhm. giù. E a un certo punto mi sono svegliato, avevo la hostess vicino. Sì, sì. Are you okay? Are you okay? Do you need something? E ti serve qualcosa? Hai bisogno di aiuto? E gli ho detto no, ci sono. Tra mia madre e la mia ragazza. Sono appena svenuto, venitemi Subito. a prendere. Mia madre che è sbiancata. Ah, Se arrivi là devi fare i controlli, là quando arrivi ti parlano in inglese. Sei certo. stato in America tu? Oddio, sono stato ai Caraibi più o meno. Ah, vabbè. Quindi comunque all'estero ci sono stato. Sì, sì. Quando arrivi lì in America c'è Ah, il controllo dogana, sì, l'ufficiale sì. e ti dice cosa fai qua? Mhm. Ah, sì, sì, è vero. Hai abbastanza soldi per essere qui? Ok. Dove vai a vivere? Quanto resti? Hai già il volo di ritorno? Da solo. Lui mi parlava e io dicevo yes, yes. Mi chiedevi i documenti, do you have this document? Yes. Sì, ce li ho. Dammelo, yes. A un certo punto gliel'ho dati e Sì, sì. ha visto che comunque con l'inglese facevo fatica. Vabbè, Mi ha detto, sì. dai, senti Gigio, vai, vediamo cosa combini. Mhm. Però visto comunque è un bravo ragazzo, Sì, beh, certo. aveva venuto 2 valigie grandi, un trolley, 2 zaini, Infatti, perché devi trasferirti? una roba. Mi era venuto a prendere il coach là. Ok, ma almeno. Sì, mi era venuto a prendere lui perché Vabbè. li scrivevo, non funzionava. Li scrivevo da dentro l'aeroporto perché c'era C'è wifi, wifi. uscivo, non andava più, quindi poi dopo non lo trovavo, dovevo tornare Ah, dentro. sì, Un un casino, casino. insomma. Mm. E da lì dopo mi prendi in macchina, mi parlavi in inglese, io uno di guida, sì, Mhm. Lui mi ha detto are you hungry? Che Ok. vuol dire hai fame. Sì, sì. E io avevo confuso hungry con angry. Ok, sei arrabbiato. Quindi sei arrabbiato? E io no, not. Come dire, non sono arrabbiato, Sì, sì. no. Solo che sono arrivato al college, non c'era ancora la mensa aperta. Per 3 giorni non ho mangiato Boia. acqua. Mhm. 3 giorni non ho mangiato una fame. Da lì ho capito la differenza tra hungry ed angry. Sì, beh, Da ci lì ho credo. detto non lo sbaglio mai più. E dopo ho cominciato a fare amicizia con i ragazzi. Mhm. E comunque ragazzi che vengono tutti dall'Europa e comunque dal mondo. Ok. E fai un po' di confidenza, prendi sul giro e da lì poi dopo a livello calcistico sempre tutto molto bene. Perché sono tranquilli lì. Perché sono molto più tranquilli, non c'è il giudizio come c'è qui, non c'è la cattiveria, Mhm. non c'è la A, è molto di più il ci aiutiamo, hai un problema, ti aiuto. Sì, sì. Poi dopo europei, parlo di europei e a livello internazionale, gli americani invece sono molto terrangi, cioè sono amici sul momento per convenienza, ma se hai bisogno di qualcos'altro dicono no. Ok. Se tu La- li servi a loro va bene. Esatto, ma là poi sai che come funziona, proprio tu giri per strada ti dicono WhatsApp, Sì, sì. che sarebbe come va, ma non ne frega Non ne niente, frega è niente. come un ciao per noi. E invece sarebbe bello, comunque io amici americani ne ho pochi perché appunto avendo questo carattere loro Sì, non sono sono un non è po' tanto bello. leggeri. Sì, Mhm. sono molto più leggeri. Però
Però no, mi aspettavo qualcosa di diverso a livello di vita di college, perché Mhm. io vivo in un college non grandissimo, Ok. però tutto il giorno, non avendo la macchina, devo stare dentro il college. E allora, tu sai, quando vedi tutti i film in TV, tutte quelle mega feste da paura. Infatti, poi in realtà... E poi in realtà arrivi lì, c'è la tua camera 2x2 Sì. con il tuo letto e fate le feste che siete in 80 dentro una camera così, Mhm. tutti sudati. Bello. Bello, bello, però non è come nei film. No, beh, certo, Non è non come è nei come nei film. film. Poi magari devi avere gli amici giusti. Mi avevano fatto un'offerta per andare a fare un college a Miami, Ok. ma mio padre mi ha detto no, Miami, perché costava il doppio. ok. E allora gli ho detto dai. Poi a livello anche per laurearmi ci mettevo al posto di 2 anni e mezzo, lo facevo in 3 e mezzo, in 4, quindi mi tiravo via la possibilità di fare il master. Ok. Quindi ho deciso di star lì. Adesso dicembre vediamo dove poter fare il master. Ok. Cosa vorresti fare? Ci hai già pensato? Io vorrei fare l'MBA, che sarebbe Masters in Business Sì, sì. Administration, e da lì dopo vediamo. Io non ti dico la verità, non ho la più pallida idea, perché potrei stare lì in America, farmi Ok. 3-4 anni che esci, hai già un lavoro, prendi qualche soldino, potrei venire a lavorare in Europa, Mhm. però con il master che hai là, col master sì, con il bachelor no, Ok. che sarebbe la laurea. Sì, sì. E in alcune aziende qua in Italia che sei obbligato ad avere la laurea non ti fanno lavorare, Ok. quindi io dovrei tornare qua in Italia, iscrivermi all'università italiana, A farti convalidare convalidare. i miei esami, soldi, Sì, sì. e poi dopo da lì incominciare a lavorare. Solo che o lavoro in una multinazionale dove comunque convalidano anche Conoscono, tutto e sì, sì. conoscono tutto, oppure Fai fatica. rimanere in America o stare in Europa. Ah. Purtroppo in Italia siamo ancora un po' arretrati sotto questo punto di vista. A Milano magari sono più avanti, quindi non c'è più lavoro, invece qui se devi stare a Carpi ti dicono che è stato in America 3 anni, però... Vabbè, non c'è neanche... Non hanno proprio le basi non ho le basi, per no, non ce le prenderti. hanno. Mhm. No, 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 no. Infatti. E... Però vorresti tornare qua o non ti cambia nulla? Allora, là la vita è molto tosta, nel senso che a livello culinario, a livello di cibo Ok. è tosta, è difficile perché ti svegli la mattina che hai quelli di fianco a te la messa che si bevono la Coca-Cola, si Buono. mangiano gli hamburger, si mangiano le crocchette di pollo Sì, fritte sì. Le uova, tutto e quello lì. vabbè, le uova, Ci se può ti stare, mangi un ci po' di può uova stare. ci può stare, però se tutti i giorni ti svegli la mattina soda, ma li vedi anche. Ah sì, beh. Là, Poi la soda che hanno lì è diversa da quella che c'è qua, anche no, quella nutrizionalmente. che hai qui non sarebbe legale, cioè quella che hai là non sarebbe legale qui, Gli Infatti, ingredienti non sono legali. Quindi tu li vedi proprio che già alla nostra età purtroppo tendono a ingrassare, è normale. Ah sì. Loro non ci tengono dietro come ci teniamo noi. Io fai conto che quando sono arrivato la prima volta ho preso 4 kg. Ma perché Subito. anche a livello di Sì, ingredienti, sì, proprio te quello. tu mangi 4 piatti di pasta là, hai Mhm. ancora fame. Sì, sì. Perché non ti vai a riempire, non hanno gli ingredienti che abbiamo noi, non la fanno, anche la barilla è diversa. Qua dopo un piatto, ok, io mangio tanto, però dopo un piatto e mezzo di pasta o due, cioè, sei a posto. Là invece dopo mezz'ora c'è ancora fame. Mhm. E quindi ingrassi. E loro dicono proprio che quando vengono a fare le vacanze qui in Europa, soprattutto in Italia, in 2 settimane perdono 10 Dimagriscono. kg. Ah sì. Perché è totalmente una cosa diversa. Mangiano anche peggio che tutti i dolciumi, eccetera, però dimagriscono. Mhm. Quindi questo è un lato molto Ha impattato tanto da sulla vita. valutare, perché io là infatti mangio sempre solo riso, pollo, a volte un hamburger, Mhm. però là sono sempre cheeseburger, quesadille, chicken cheesesteak, è tutto un fast food là. Fast food, fast food, fast food. E acqua, l'acqua non è, no, l'acqua. Ok. Lì c'hanno, è presente quelli del Mac, dove c'è la Coca, la Ah, quello Fanta, dei distributori. è il distributore, bravo, tu lì bevi il ghiaccio sciolto. Come acqua è ghiaccio sciolto. Ok. Non hanno l'acqua. Non hanno le bottiglie d'acqua. Non hanno le bottiglie d'acqua. Beh, e anche l'acqua quella del rubinetto. Sì, sì. Non hanno le bottiglie d'acqua di vetro. Cioè, ce l'hanno la San Pellegrino, costa 8 dollari. Infatti, sì, sì. Ma se no, Poi anche del rubinetto chissà com'è. calcare pure. Infatti. Cioè, io l'acqua dentro il college che c'hanno c'hanno i distributori quelli automatici. Sì, sì. Però è ferro, cioè ferrosa. E quindi ho dovuto prendere, l'ho comprato su Amazon in camera e Sì, la caraffa col il filtro per depuratore. filtrare l'acqua. Ah. Solo che così diventa lunga, e così è sì. dura. E Beh, poi? magari quando se abiti da solo, però ti fai la tua casa, queste cose qua, magari non è quel Ma problema. sai, magari dopo un po' ti abitui, incominci anche a scoprire di più. Io sono stato a New York in vacanza 2 volte, Ah, vedi proprio che i prodotti
magari quelli un pochettino migliori costano il triplo, sì. quindi lo stipendio deve essere più alto. È un dare, un avere, quindi Sì, magari vivi a devi- New York, prendi tanto, ma per avere quel tipo di vita lì devi anche spendere un po' di più se vuoi mantenerti comunque in linea. Mhm. Io però penso che in Italia, come si vive in Italia, come si mangia in Italia, Mhm. Dici l'idea del non ce vivere n'è. del bene ce È in l'abbiamo, Italia, sì, quello sì, ce l'abbiamo. sì, sì, sì. No, ma Il no, resto? non hai idea, non hai idea, proprio Ok. là lo che vedi proprio che dici, se tu vuoi vivere bene, la Sì. vacanza la fai in Italia, perché abbiamo un modo di fare, c'è proprio il dolce vita, noi il caffè, cioè, Mhm. noi siamo quelli lì. Anche loro là meno fanno e meno farebbero perché lunedì non vanno al lavoro una volta, il venerdì già alle 10 di mattina vanno a lavorare 2 ore e poi staccano, anche loro hanno questa cosa qui, però è un ambiente diverso nel senso che anche mentalmente mangiare con tanti zuccheri eccetera vedi proprio che fanno un po' più fatica di noi, Sì, sì. magari uno di 10 anni qua in Italia e 10 anni là non vanno neanche d'accordo perché mentalmente noi qua sembriamo un sacco più maturi rispetto a loro. Certo. Perché tutto quello che mangiano là, gli zuccheri li manda fuori di testa. Là nel mio college ho visto proprio ci sono un sacco di problemi a livello fisici, un sacco di bambini e ragazzi con dei problemi. Perché? Perché vedi proprio che mangiano Dopo delle di genetica schifezze. dici... Sì, delle Ok. schifezze dalla mattina alla sera. Cioè, se tu prendi questi ragazzi qua e li porti a vivere qui, e li fai mangiare frutta, verdura, eccetera, Mhm. ti cambiano da così a così. È sicuro. Mhm. Ma oppure comunque migliorano, ma là comunque ma allora è il consumismo, mangiare da Sì, non schifo, è quello che c'hanno vogliono, quell'idea è quello lì. che vogliono, Mhm. è inevitabile che poi dopo si vada a finire così. Poi noi, una cosa che mi ha fatto tanto specie è, noi che facciamo la differenziata, Sì. devi stare attento quando ti lavi i denti, ti chiudi l'acqua, Mhm. quando lavi i piatti, attento Sì, a non usarne consumo. troppo, il consumo, la carta, la plastica, dividere al segno, là, zero. Zero, non mi frega niente. Là, se tutte le docce il giorno vanno, tutto il giorno vanno, ti lavano i denti, aprono tutti i rubinetti, fanno un po' cambio, zero, ma anche la differenziata non esiste. Sì, no? Mhm. Non esiste, quindi proprio arrivi al punto di dire, lo stiamo facendo. Cioè, cosa conta? Mhm. Ok, magari conta perché qua in Italia appunto c'è questo stile di vita per questo, però se poi dall'altra parte del mondo, se la vedi un po' a Fanno livello più così. macroeconomico, a livello Certo. generale, dopo Ci sono anche non... quelli che producono di più, che fanno più Esatto, casino. non conviene, cioè nel senso c'è l'inquinamento, eccetera, poi dopo magari dicono, ah voglio la macchina elettrica, c'è il buco dell'ozono, ah magari c'è la zona, cioè, Ma sono ipocriti da quel punto di o vista, dici. magari la bottiglietta da chiudere che c'è il tappino che non riesci neanche, cioè Sì, sono sì. delle cavolate che abbiamo qua in Europa che là proprio non esistono. Mhm. Ah, consumismo, plastica, uno schifo, Bastanti. è così. Quindi piuttosto torni magari in Europa. Sì, Mhm. preferirei vivere in Europa. Beh, quello fattibile. Magari farei 4-5 anni là, Mhm. dipende anche se trovo una persona là che sta con me. Certo. E 4-5 anni là per magari prendere un qualche soldino, perché poi comunque una sorella che ci sono tanto affezionato e Vabbè, sì, ci sta a vorrei stare starci con la vicino, famiglia. esatto. Mhm. E poi dopo magari dopo che hai fatto qualche soldino, hai capito, un po' ti sei fatto il tuo giro, hai fatto l'esperienza là, hai imparato molto bene l'inglese, vieni in Europa che parti Sì. magari da un livello superiore agli altri. Sicuramente. Mi piacerebbe anche andare in Australia Ok. a vedere un po' com'è, Mhm. perché c'è stato un mio amico che mi ha detto ho avuto la possibilità a livello calcistico, che mi hanno fatto un'offerta a livello calcistico per andare là e allora mi piacerebbe anche fare, che ne so, 2 o 3 mesi finito Ok. il master, quella cosa lì, Andare in Australia. Mhm. anche solo per vedere, girare un po' il mondo. Adesso che sono andato in America, Hai scoperto il boh, viaggio sì, e sì, ti piace un botto. voglio andare, sì, Vabbè, ci sta. è bello. Perché tu Lo da piccolo non hai consiglio a mai tutti. viaggiato? Come? Da piccolo? Non hai mai viaggiato particolarmente? a No, parte perché quello- io incominciavo Ah, sì. Incominciavo a metà luglio allenamenti e a dicembre vabbè, andavo in montagna con i miei genitori, Però sempre qua. tornavo, giugno finivo di nuovo, avevo quel mesetto lì libero, Mhm. io la casa con mia nonna a Lido delle Nazioni, nelle Vabbè, vie di, sì, di comunque qua... Ferraresi, andavo lì. Da piccolino magari andavo soltanto con i miei all'isola d'Elba, Mhm. però ho fatto mai andato. Sì, sono stato alle Maldive, però ero molto molto piccolo con i miei genitori, Ok, però per il resto nient'altro. Mhm. basta, sì, mai fatto nient'altro. Invece ci sono proprio delle persone che invidio che hanno messo tutte le storie in evidenza dove sono stati in Svezia, Inghilterra, avanti, Sì, indietro. dappertutto. Lì
non lo so, lì è un altro stile di vita. Io non Sì, andavo mai in diciamo sì. discoteca, gli altri andavano sempre in discoteca. Ah, Adesso magari che sono tornato a casa dall'America, fai più serate. magari mi sto divertendo un pochettino di più perché non ho vissuto quell'estate dai 16 ai 20, Mhm. dove magari eri in discoteca e quindi magari adesso cosa fai? Cerchi di sfruttare un po' di più anche non sfruttare, però solo vedere com'è quel Stacchi tipo un di po'. vita lì, esatto, stacchi un po' mentalmente e Mhm. dopo torni in America che incominci locked in e riparti sul Sì, pezzo riparti. per cercare di essere il meglio e cercare di trovarti il futuro migliore. Mhm. E questa è una bella parentesi. Tu comunque giocavi tutti i giorni a calcio, allenamento, spingere, spingere, spingere e vedevi i tuoi magari amici di qua che si divertivano, erano più tranquilli, Non mi pesava non tanto. ti pesava niente. No, perché l'avevo presa abbastanza bene, cioè l'avevo presa. Cioè loro magari andavano in discoteca, Sì, sì, non, non ti è mai interessato. non mi interessava tanto, ma perché? Forse non essendo a Carpi. Ok. Non ho mai neanche avuto la compagnia che è sempre andata in discoteca. Adesso, Sì. per esempio, con la compagnia di Carpi e loro tutti i venerdì, sì, sabato vanno in giro in discoteca. Io invece non avendo quella compagnia lì, certo, uscivano, si divertivano, facevano fino a tardi. Certo, Io mangiavo la pizza il sabato alle 7 il più presto possibile perché la domenica giocavo, che era il massimo che potevo fare, Ah, e poi alle 11 a letto, la mattina alle 8 sveglia, oppure addirittura delle volte, la maggior parte, mhm. sabato mattina allenamento, pranzo con la squadra, pomeriggio partenza col pullman per andare in giro d'Italia a Infatti. giocare. Mhm. Quindi sabato non ero neanche a casa per poter dire vado a fare una serata. Tornavo a casa domenica disfatto e poi lunedì si incomincia scuola, pullman, D'accordo. bom 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 bom, arrivo a casa alle 9. Ma sono abbastanza contento. L'unica cosa di cui mi pento adesso Mhm. è non aver voluto trovare Ok. comunque un lavorettino da fare. Perché mi sto dedicando agli investimenti appunto e stanno andando abbastanza bene. Mhm. Però vedo che l'estate scorso l'ho fatto Ok. e fatto uno stage a livello di consulente finanziario a Carpi. Sì. Cominciavo alle 9 e finivo alle 9 di sera, Ok. perché comunque andavamo in giro. E per quasi 3 mesi. Mhm. Quest'estate ho detto via, provo a fare qualcosa, ma mi ritrovo a volte a casa sul computer, però con i miei tempi morti Sì, sì. mi danno da fare, cioè proprio Che poi quando sei a mi casa sento non è la stessa cosa. no. No. Quando sono a casa, proprio arrivo a casa, metto piede giù dall'aereo, arrivo a Milano, Sì. sono in vacanza. Però essere a casa così tanto tempo, non avere comunque un obiettivo, l'ho fatto come esperienza quest'anno come primo anno, Ci hai ma provato. mai più, non ce la faccio. Mhm. Devo fare qualcosa, Vabbè, sì, alla fine ci devo sta. trovare Che a fare poi sei anche qualcosa. là, sei sempre Anche perché dopo che correre. vivi da solo, Ah, ti ritrovi a casa con i tuoi genitori, faticoso. tosta, Mhm. tosta. Vai qui, fai giù, io là comunque facevo la lavatrice, la lavastoviglie, tutto il mio letto, Sì. i miei tempi, ho la camera sempre pulita. Però prima la camera pulita perché è la metà di questa camera qui, Ci cioè hai sta. un 4x4, 5x5 e invece a casa quando devi pulire per tutti, giù e giù, scala, apparecchiare per 4, dici oh, Sì, no, anche qua. no, È impegnativo. è impegnativo, sì, No. no, assolutamente no. Quindi anche vivere fuori capisci, Mhm. ti reinventi, ti vedi come sei tu e vedi che tipo di vita vuoi vivere. Ah sì, alla fine sì, ti conosci anche Eh, meglio perché sei da solo. eh. Quella è la parte. Sì, ma poi tipo c'è molta gente che vorrebbe vivere a New York. Ok, Io invece no, zero. zero, preferisco Washington perché Mhm. a parte che non sono tutti questi grattacieli che io se vado una volta ogni tanto a New York li vedo, poi sto bene, sono a posto così. Washington invece giri in macchina, a me piace girare in macchina. Mhm. Invece New York sempre girare con le metro, poi una volta avevo rischiato che mi rubavano il telefono. È pericoloso New York da quel punto Ci di sono anche vista. quelle realtà lì che non mi convince starla in America. Non mi convince. Mhm. Mi piacerebbe trovare un posticino, Una cosa ma tranquilla. una cosa tranquillo, bravo, sì. Mhm. Però c'è tempo per pensarci. Vedremo, spero che quando finisco quando mi laureo Mhm. e faccio il master mi arrivano un po' di offerte di lavoro perché non saprei da dove iniziare. Non so, vabbè, Cioè, sicuramente quando ti lavorerai ti arrivano delle offerte perché comunque non è un percorso banale, penso. però non è che è anche una specializzazione in qualcosa, cioè tu comunque ti stai specializzando in In business, gestione. che sarebbe economia e gestione, bravo, ma non è che parti di dire, boh, ti metto a capo di un'azienda, manager di un'azienda o CEO di un'azienda, no, bisogna che comunque parti dal basso, ma il punto è parti da dove. Poi io comunque come ispirazione personale ho sempre preso i miei genitori, hanno una loro azienda, 2 imprenditori, Certo. quindi vorrei avere qualcosa di mio, però Mhm. adesso l'idea di avere qualcosa di mio non ce l'ho. Cioè di creare Perché manca qualcosa di l'idea. mio. Sì, mio padre ha un'officina, abbiamo avuto un maglificio con 20 dipendenti, Ok. però loro fin da piccoli hanno detto io voglio fare questo e sono riusciti a fare quello. Mhm.
io adesso, per esempio, tu adesso hai avuto questa idea qui, Sì, sì, sì. e io adesso non lo so, porterò a termine quello lì e vediamo dopo. Vabbè, ma secondo me, allora intanto secondo me i nostri genitori sono cresciuti in un'epoca in cui non avevano tanto, È vero, quindi è quello che gli ha dato è vero. più conoscenza, anche voglia di fare le cose, uno, due, anche A 15 anni loro abituarsi a fare lavoravano, già a quello che 15 anni volevano. lavoravano. Esatto. E quindi quello è inevitabile, cioè l'ambiente in cui sono cresciuti gli ha insegnato, cioè, hanno fatto in automatico La loro, mentalità era non dovevano diversa, la pensarci. mentalità era diversa, sì. Esatto. Noi invece cresciamo, soprattutto quando magari hai dei genitori di successo, che hai già abbastanza cose che gli altri non hanno Sì, e non hai bisogno di tanto di più alla fine. no. Dipende se tu ti metti come aspettativa, comunque come Vabbè, di dare anche questa soddisfazione a loro, tipo di dire ok, loro mi danno questo, 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 voglio essere uno come loro o voglio solo fare il minimo indispensabile. chiaro. Io sto cercando di... Poi io sono uno un po' particolare perché sono un mezzo complottista, Ok, quindi sono dell'idea che quando riesci ad avere un certo numero di soldi in banca ti vengono dette più cose. Quindi sono un po' dell'idea del tipo arrivare, che ne so, ad avere talmente tanti soldi che non succederà mai, ma se succede... di essere forte politicamente, Esatto, praticamente. ma no, politicamente no, però vorrei Ok. anche solo sapere cosa succede davvero nel mondo, Mhm. cioè, perché magari tante cose magari ci vengono tenute nascoste, Sì. avere un po' l'idea di quello che ti gira attorno, no? Mhm. Perché anche andando là in America vedi proprio certe realtà che dici ma com'è possibile che sia così? Perché cioè, vedi proprio le persone che sembrano degli zombie, Mhm. che proprio a livello mentale non sono- ci sono, non ci sono lì, dici come sei arrivato a quel punto lì? Mhm. Cioè stanno tutto il giorno su TikTok, cioè, proprio non vivono nella realtà Mhm. e quindi vuoi sapere anche un pochettino che può essere un pro e un contro perché o vai a fare quello cattivo che dici ok voglio diventare uno di loro, voglio imparare a gestire queste persone quindi mi arricchisco su di loro, Sì. oppure invece io lo farei solo per dire capisco come funziona il mondo e perché c'è da arrivare a questo punto Sì, e sì. c'è quello che vuole per forza il potere e cosa si deve fare per arrivare al potere. Mhm. Ci sono alcune persone che pensano sono malati e quindi Sì. vorrei solo era come curiosità. Con una curiosità, adesso hai Sì, sviluppato la curiosità per quello che dicevi sì, quando alla fine. sì, Ah, adesso sì, che prima in realtà non me ne fregava niente. vedi. Come cambia, eh? Come cambia, Quando sì. inizi a conoscere cose nuove, poi capisci che c'è sempre di più da Sì, conoscere. sì, È figo. E poi le idee da quel punto lì arrivano anche da sole. Cioè l'idea che ho avuto io di fare questo è arrivata da sola. Cioè da un bisogno che ho avuto io, no? ve l'ho detto Non sì. ci ho pensato. Cioè non mi sono messo lì, ho detto oggi devo fare un'idea, devo avere Però hai un'idea. detto proprio, Poi la magari mentalità. ho questa necessità, Mhm. ho avuto questo problema, Sì. sfruttiamola. Vabbè certo, quella è la mentalità poi. Hai usato il tuo, magari una parte di te che può risultare all'inizio negativa, Mhm. quella forza lì, quella rabbia lì la stai trasformando in una cosa positiva, Sì, che non è poco, quello no. non è poco. Mhm. Quindi complimenti. Grazie, grazie. E poi niente, alla fine credo che... vabbè, torniamo un attimo al discorso della depressione, tu mi dicevi come l'hai combattuta tu, l'hai combattuta andando in un posto che ti faceva stare tranquillo, no? Sì, E anche, hai cercato anche di combatterla da solo andando via. sì, Io credo che sia una cosa molto comune, magari non è un consiglio, nel senso che non tutti poi ti danno quel consiglio lì, però anch'io l'ho sentito, ho detto io basta, voglio andarmene da qua. Cioè, siccome il problema è qua, non sono io. ok, E poi io sta cosa, io ho viaggiato, quindi ho già scoperto il mondo e volevo tornare ai Caraibi perché lì sono stato da Dio. ok. Io mi svegliavo, ero piccolo, quindi alla fine non facevo chissà che robe. Mi svegliavo, c'era sto ragazzo che conoscevamo italiano, andavo con lui, chiacchieravamo, giocavamo, andavamo in spiaggia, spiagge bellissime, la natura, poi le persone È che un'altra c'erano lì, vita, è un'altra è vita. un'altra cosa. E Altre abitudini più che altro, vivi in un modo diverso. sì, ma totalmente un'altra mentalità, anche le persone del posto. Andavi su una montagna, c'erano dei ragazzi che suonavano Là non vivono per sui bidoni dire della spazzatura in metti i metà. soldi in pensione, là Esatto, vivono per dire mi vivo la giornata. esatto. E non hanno neanche la pressione di dover fare sempre di più
di dover essere sempre il migliore in quel momento. Vedi magari quelle paure lì, quel giudizio lì che hai qui, che vuoi per forza essere uno tra i migliori. Quello te lo fanno sentire tanto Quello te male. lo fa, sì. Che sia nel calcio, No, come vita in all'università. generale, perché Sì, qua è sì. così. Qua è Poi così. con i social adesso Sì, ciao. è diventata la follia, tutti postano, tutti vogliono essere migliori, Mhm. e anche solo adesso è un problema avere pochi follower. Cioè, Sì. adesso se hai pochi follower dicono chi sei, non sei nessuno, ma non è così. Sì, non Non è esiste. così, no. Mhm. E che poi, a prescindere anche se capisci che è un problema, ti influenza lo stesso. E devi essere a quel punto della prospettiva che sai che in realtà anche quello che sta postando in quel momento sta male. Sì, se sei qua sì, Esatto. se sei qua sì, se invece anche solo, tipo i miei me lo dicono come battuta, Ok. vai a Bali e che ne so, stai là un mese, 2 mesi, vedi solo come la vita dall'altra parte del mondo, sei stato in America, vedi come la vita di là, Esatto. vai a Bali, cioè parti solo con il volo, ti trovi da lavoro là, e vivi un po' là, poi dopo basta, vedi solo come è nata la vita e ti fai già un'idea di dire che tipo di vita voglio vivere in America. Italia mi trovo bene, ma a livello di tasse sei tassato Sì, comunque dappertutto, sì. non riesci a vivere a meno che non hai un buon fondo o comunque qualcuno che ti sponsorizzi, o comunque per partire dei debiti in banca devi farli da Sì, qualche chiaro. parte. E Bali magari è un'altra realtà, anche loro secondo me la vivono in modo diverso, prendere un ciringhito e Sì, sta star lì. lì. Poi io non so se Bali ci sono le onde alte, ma magari c'è tanta gente che vuole surfare, non so come Bali, ci sono le onde alte. Bali, oddio, in Indonesia c'è l'Oceano Pacifico, sicuro. Probabilmente. Però no, io non voglio stare a surfare perché ho una paura matta degli squali. Ah, beh, Ho la talassofobia, io quando vedo il mare sotto blu, pazzesco, no, non ce dici la non faccio. so dove tocco. No, ma se E vedi... vuoi andare in Australia però. Sì, in Australia ci voglio andare, ma sto sulla terraferma Sì, io, stai no? fermo. Anche se è pieno di ragni, ragni, Beh, sì, è un serpenti, po' così. No, vabbè, mi ha detto che nelle città comunque è sono più tranquilli, sì, sono più tranquilli. Però ho visto certe foto di ragni così sui muri che diventa dura dopo, Anche lì però non sai se è vero. È vero? Sono tutte Hai foto. capito? Esatto, Tutte devi foto. andarci. Magari non esiste. Guarda, io adesso non lo so, però sicuramente per sicuro non No, è così, capito? scherzando. No. C'è un ragazzo che è venuto qua che lui è andato a fare l'Erasmus a Lisbona per surfare. Davvero? Sì, solo per quello è andato lì. Vedi? E si è messo a surfare. Cioè, No, proprio, proprio... vivere la vita, la curiosità di trovare cose nuove. Ma anche solo andare là in America mi ha aperto la mente perché vedi tantissime realtà, perché comunque sono tutti ragazzi che si sono dovuti reinventare. Esatto. Cioè, non è che tu parti da piccolo e dici voglio fare il college in America. No, sicuro. No. Hanno avuto dei problemi, hanno giocato a calcio, hanno detto non voglio più farlo e dicono ok, andiamo a vivere in America, andiamo a provare a fare il college in America. C'è chi magari resta lì un anno. Ho conosciuto un ragazzo che è tedesco, che lui è venuto lì, ma è stato un anno, poi ha detto io non torno più, basta. Non mi è E piaciuto. ha voluto fare l'università in Germania. Però conosci comunque tanti ragazzi dove hanno fatto tutte le esperienze diverse, tutti dei problemi diversi e capisci anche lì che tipo di vita vuoi vivere. No, ci sono delle idee adesso dopo che ho fatto questo tipo di esperienza, lo consiglio a tutti e è tosta, Sicuro. è difficile, ma andare via di casa aiuta. Aiuta, sì. Sì, Non a Riccione come ho fatto io all'inizio, che era 1 ora e mezza da casa, ma proprio andare via quando sei via 4-5 mesi da solo, dopo ti devi arrangiare. Ah sì, quando ti conosci da solo poi capisci veramente chi vuoi essere, quello che ti piace. Tutto quanto. Stai fatto Caraibi poi? Io sono andato in vacanza in un sacco di posti, sempre con i miei genitori, ho visto praticamente tutta l'Europa, Spagna, Londra, Francia. Francia sono stato alle medie in scambio culturale, quindi ero a casa di una famiglia francese. Bello. No, No? non tanto. Perché? Non lo so, i francesi non sono, secondo me, sono un po' particolari. Il problema era il bagno. Anche. Mamma mia. Che non hanno il ci hai bidelli preso? loro. No, a parte quello, ma proprio hanno una prospettiva diversa sulla vita, su come gestirsi, Davvero? sulla Io ci salute. facevo molto più simili a noi. No. Sono un pochettino più... Sono più particolari, sono un po' più... anche molto Se più la prendono più, sono più irascibili, permalosi? se la prendono di più, sono più permalosi. Sì. Io mi ricordo, ero lì, ero in scambio culturale, c'era anche altri ragazzi della mia scuola e eravamo tipo, ovviamente stavamo anche a scuola, nella loro scuola, Ok. però c'erano dei momenti in cui eravamo da soli, no? Ok. Gli altri facevano lezione, noi stavamo fuori. Io una volta ho ascoltato un audio col telefono, non stavano facendo niente. Sono arrabbiati. Sì. Si è incazzato.
c'era una professoressa francese, ci ha guardati, fa, oh, Oh. ha chiamato, di chi è quello lì? Indicando me, no? Di chi è quel ragazzo italiano, con chi è? È arrivato il mio corrispondente francese, ha detto, mio non sa bene come funziona qua, scusami. È arrivato a casa, si è incazzato con sua madre. Ha detto, lui non capisce niente. Ma stai scherzando? Si fanno così, eh. Sì, sì. Quando sbagli lì, cioè, secondo me è peggio che qua, eh. Ma tu il francese un po' lo sai? Adesso? Adesso sì, adesso io l'ho studiato anche alle superiori. Ah. Alle medie, sai, fai quelli 2 annetti di francese, non è che sai chissà quanto conversare, poi sei anche un po' preso dalla situazione, ovviamente, Ok. dalla famiglia. Però, no, li capivo. Poi mangia male. Quindi quando ti ho detto quel lavoro lì, cosa hai detto? Voglio andare a casa? Io, no, in realtà io sono molto tranquillo, cioè ho detto, mi fa schifo, non ci tornerò di sicuro. Però era una settimana, quindi non era troppo. Ho detto, torno a casa e poi non ci torno più. No, io invece sono stato in Francia, ho fatto Bordeaux-Parigi, Mhm. però non... A parte che ci sono delle colazioni da paura che mangi, cioè i croissant che Sì, sono vai, una fanno i roba dolci loro buoni. spettacolare, Quelli buoni, però a quelli parte quello sono un po' più sporchi, non gli interessa un po' della pulizia e sì, sono tutti, in generale sì. come dici tu, sono più particolari, hai ragione. Se Mhm. ci pensi sì. Ma poi tutti, cioè, magari loro vedono particolari noi e noi vediamo Sicuro, ma particolari sicuro, sì, loro, sì, perché siamo noi... diversi. Anche quello è il bello, no? è quello il bello, sì, Poi è io non quello il ci bello vado a di vivere e girare. basta. È vero, è vero, è vero, è vero. Va Non bene, riuscirei mai a vivere in Germania, penso. in Germania non ci andrei neanche. Ma non tanto Sono per i troppo tedeschi, rigidi. quello sicuro. Però non tanto per quello, perché alla fine io sono uno che sta un po' da solo anche. Cioè, non ha problemi a stare da solo. Sei un po' un solitario. Sì. Però anche proprio il posto non mi ispira molto. Io che studio ingegneria del veicolo potrei andare in Germania, no? Ah, Se davvero? finissi. Mm. Perché ci sono tutte aziende, no, di auto, eccetera. Ok. No, io Non mi penso più ispira. per il ritardo, perché loro sono tutti, cavolo, se ti dice un orario, quello è Ah, l'orario, sì, sono sì. sempre in ritardo, quindi sono 20-15 minuti, 20 minuti di ritardo, quindi ci prenderei sotto subito a lavorare, magari mi licenziano dopo 2 Può giorni. darsi. Sì, anche con loro c'erano quelli italiani. O l'italiano che arriva in ritardo, che non gli Eh, frega niente. però vorrei andarci in quelle autostrade dove non ci sono i limiti, Quello sì. per provare, Quello è solo bello. per provare, andare là Quello con si una può fare. supercar e c'è da andare lì. Mhm. E poi basta, sono adesso in cerca del master, Mhm. che non so se hai dei consigli, se andare a Los Angeles, io voglio andare o in California, Ok. o vedere Miami o Chicago. Allora ti dico, io con i miei amici, Federico anche, stavamo pensando, Federico studia ingegneria aerospaziale, lui voleva andare a fare il master fuori. Aerospaziale, Ah. cavolo. E stavamo pensando alla California. Io non lo so, California, c'è quell'idea lì, no, dell'America Sì. californiana. Oh, California c'è da stare attenti però perché me ne hanno parlato bene e male. Vabbè, sono persone particolari, Mm. su quello sempre alla fine. Mm. Quello sì. Vai, uno ci va, poi vedi. Ma avevate qualche idea di startup o solo per andare lì a vedere un po' come... Sai, in Italia è difficile avere idee di startup, No, se vuoi vedere delle startup, però non è di che vai là in creare, California. di andare là a Eh, lavorare in. eh. Ma lui sicuramente avrebbe dei contatti per farlo, perché sta già lavorando anche qua con delle cose particolari. Aerospaziale, ma cavolo. Spinge? Spinge, sì. Io non lo so, io devo vedere. Però sai come io se ho l'idea la Sì, faccio, sì, quindi sì, probabilmente sì. sono io che creo la startup, capito? Lui magari sponsorizza. No, lui non lo sponsorizza, lui lavora con me, troviamo qualcuno là che sponsorizza. Però no, io ti direi California, però un po' Chicago non so. Chicago non ho più pallida di com'è. Hai capito? Miami... Secondo me è pericolosa Chicago ultimamente. Può darsi. Oppure c'è anche Washington, un pochino più tranquilla. Sì, cool. Oppure vai a Miami, però Miami mi sa che non la... Cioè, vai là ma non vai là Non per studi, studiare. no, No. non ci riesci secondo me. Io ci sono mai stato, avevo i miei amici che ci andavano Mhm. perché hai la spring break. Tra gennaio e comunque aprile c'è la spring break Mhm. a metà marzo. Ok, vacanza. Io sono stato a New York perché ero venuto sulla mia ragazza, Sì. loro invece sono andati a Miami, o Miami o Cancun in Messico. Ok. E cavolo, mi hanno mandato dei video. Non riesci, non riesci. Fan festa lì. Fanno festa, no, sono fuori di testa. Cioè lì vai là e puoi fare molti contatti Sicuro. perché c'è tanta gente con Vengono dei tutti lì soldini, poi. esatto. Però se ti perdi dopo è fatica uscire. Devi via. andare lì con la testa. Sì, devi andare lì con la testa. No, Che infatti poi per non è quello. detto. Non è detto perché magari vai là non con la testa e incontri un matto che magari è miliardario, te lo fai amico. Vabbè, Ci quello, vuole anche della quella è la fortuna. fortuna poi. Però sai, se hai la testa, magari la fortuna te la crei. Non sai mai come nasce. Mm. Non so se hai presente l'MG a Limidi. Sì, Lui a Cagliumi ok.
e lui ha un'azienda lì in New Jersey, a volte va anche lui lì a Miami, e allora ho mezzo contatto con mio papà perché me ne faceva mio papà che gli ha detto magari se voglio andare lì da lui, però stando vicino all'ambiente comunque che conoscono i genitori eccetera, non so se è una buona idea. Dico dopo il master o comunque con No, l'esperienza lavorativa. io ti direi di no per esperienza, Eh, perché non sei sempre libero, secondo me, e sei un po' influenzato. eh, Fai la tua è strada vero. e poi magari verso la fine ti riavvicini, secondo me. Sì. Avevo un'idea infatti di stare almeno 3-4 anni in America e vedere come va. Perché tanto hai visto che ce la fai. No, farcela ce la fai. L'unica cosa difficile, sai cos'è? Prendere il visto. Ah, Il visto per lavorare là è diventato mai? difficilissimo da prendere. Ah, perché Vabbè, non perché voglio adesso nessuno. Trump non vuole più Non nessuno. vuole nessuno, no? Poi, per me non è così matto, però... Sembra di sì. Sì, sì, sembra di sì. All'inizio non sembrava, adesso sembra di sì. Però no, adesso ho avuto due miei amici, due studenti che erano al college con me, uno colombiano e uno spagnolo, Ok, che gli è arrivata un'email dallo Stato dove c'era scritto entro una settimana devi lasciare il paese. il paese. Se no verrai trasportato Ti portiamo per via. forze, sì. E fino a nuovo ordine non puoi più rientrare nel paese. Perché questi... Non me l'hanno detto, non me l'hanno voluto dire, Ah, non so il forse motivo. hanno Allora, fatto quello loro colombiano, qualcosa. non lo so se aveva dei giri loschi. Beh. Quello spagnolo, magari il contrario, però non lo so. Non ho il Magari pallino. avevano qualcosa di strano, però quello... Sì, però è duro, cioè, nel senso, sei lì a studiare, magari ti devi laureare tra 2 mesi e Ah, sì, ti e dico, ti vai dice via. vai via, e come fai? Ah, niente, vai No, via. vai via, se no, anche perché lì, cioè, tu giri per il collo, c'è della gente che alza la maglietta e te la pistola. Ce l'hanno. Loro ce l'hanno quel lavoro lì. Poi sono un'area abbastanza tranquilla, un'area da New York, un po' più poi là è piena di polizia, quindi... Vabbè, se sei nel college comunque penso. No, lì deve essere sicuro, abbastanza sicuro. Va bene. Va bene, hai fatto la tua carriera, hai deciso che il calcio non ti piace più o... A volte ho rimorso. A volte ho rimorso di dire mollo tutto qua in America e torno a casa e vediamo, ripartiamo da una serie D o serie C. Mi chiamano ancora. Sono venuto a casa, mi ha chiamato la Corregese, Ok, delle serie C giù. Mi chiamano, però ci ripensi e ne parlo anche con i miei genitori, ma mi dice Alle, vai giù, vai là, riparti, molli tutto lì in America. ok. Ti rischi magari che non solo un piccolo infortunio E finisce tutto. e finisce Sì, è molto tutto. particolare. Poi dopo l'ambiente che c'è adesso nel calcio, Adesso è pesante. devi avere delle spinte, devi avere dei cucci, devi avere comunque cioè, dicono proprio che se magari ti manca qualcosina e vuoi provare ad arrivare, anche se non hai la marcia in più, o magari c'è quello lì che ha la marcia in più di te e tu hai quel soldino in più che dice al direttore, senti dire, sai cosa facciamo io al mese, 5.000 euro o 2.000 euro in più sul conto te li metto io, secondo te il direttore cosa fa giocare te o fa giocare quello che ti dà 2.000 euro in più? È così. Ti tira un po' indietro quello. Ti tira un po' indietro, io dopo le realtà che ho vissuto ho quelle paure lì, però ho rimorso di che adesso, non so se prendete Pieragnolo, Casadei, Ok, sì, tutti sì, quelli tutti lì, quelli lì. io ci ho giocato in nazionale, o Gnonto, Sì, sì. Baldanzi, che giocava a Roma, cioè ci ho giocato insieme, gli dico, loro sono lì, E loro sono lì. io non ce l'ho fatta. Anche se alla fine sono andati tutti via. Tranne qualcuno, però Sì. sono comunque tutti fuori Sì, da qua. sì, io però, cioè quando li vedi Vorresti essere quello... dentro dici, perché loro ce l'hanno fatta, io no? E adesso mio padre mi dice, Ale, tu stai facendo il tuo altro percorso, magari loro non penso, magari loro sognano di fare quello che faccio io, di dire fare un'esperienza in America, perché comunque quando sei in quell'ambiente lì non vai da nessuna parte. Magari quando hanno finito la loro carriera, però gli mancherebbe quello che fai tu adesso. Esatto. Quindi comunque tu stai costruendo una vita anche per molto dopo. Sì, loro hanno 2 o 3 settimane di tempo libero dove vanno al mare, fanno 2 settimane al mare adesso che non sono liberi, però dopo basta. Non penso che loro vogliano fare la mia vita perché comunque se li pagano bene. Ah sì, no, Non loro penso sanno bene, sanno abbastanza esatto. bene. Quindi però fanno anche una vita molto molto dura, sempre sotto i riflettori. Sì, molto stressante, come Molto dicevi tu, piena stressante che riflessione. io adesso ne sono uscito, non so se mi piacerebbe se ci tornerei dentro. Non so. Forse ricomincerebbero con le paure che avevi. Quindi non forse so. non è... Però potrebbe essere anche una sfida. Cioè vorrei riprovare anche Per quella mentalità che è adesso. Sì, per proprio una sfida, non dire ci riesco, ma per mettermi in gioco per dire ho superato quella Sì. sfida. Beh, magari finisci il master e poi vedi.
Che ne sai? Esatto, esatto. È quella l'idea di finire il master, magari farmi 6 mesi, di andare a giocare da qualche parte e poi dopo vedere come va, oppure dopo... Dipende, se mi viene una bella offerta di lavoro che in America ti danno Vabbè, 200.000 chiaro. dollari l'anno e dici, oh, la serie B, la serie Sto C, bene lì. stai poi bene lì, esatto. Ah sì, vabbè, poi la vita, cioè, adesso hai 22 anni, non è mica tutta la vita No, davanti, no? Quindi infatti. No, dopo che ho fatto c'è quella... gente che ricomincia a 40, non Esatto. puoi farlo a Sì. 24. Sì, no, è vero. Ho i miei genitori che mi supportano abbastanza Infatti sotto poi quel punto di vista lì, è quindi buono, sì. sono tranquillo, sono sereno. Va bene, ti Va ringrazio bene. allora. Grazie a te.